Benvenuti a questo corso dedicato ai filtri a cestello. In questo corso ci occuperemo di tutti i filtri a cestello realizzati da Everblue per il trattamento dell'acqua. Come già detto nei precedenti corsi, Everblue si occupa della filtrazione dell'acqua, quindi della filtrazione dell'acqua di fiume, di lago, di pozzo e di mare. I prodotti Everblue non sono studiati e realizzati per la filtrazione di gas o vapore o di altri liquidi in genere, anche se in alcuni casi alcuni clienti applicano i nostri prodotti a questi tipi di filtrazione. La filtrazione dell'acqua di cui si occupa Everblue è la filtrazione dell'acqua primaria, come dicevo poc'anzi, filtrazione dell'acqua di fiume, di lago, di pozzo o comunque filtrazione di acqua di mare. La filtrazione dell'acqua avviene con processi diversi e in step diversi, a seconda del quantitativo di particelle che sono presenti nell'acqua e a seconda della natura di queste particelle e della loro dimensione. Per quanto riguarda i filtri a cestello sono dedicati alla filtrazione delle particelle più grossolane che sono contenute nell'acqua. Vengono applicati per la filtrazione di particelle che vanno da 3000 micron, quindi 3 mm, fino a 50 micron, quindi 0,05 mm. I filtri a cestello sono studiati per rimuovere dall'acqua le particelle più grossolane, come foglie, rami, piccoli sassolini, sabbie, e naturalmente anche materiali di altra natura, purché comunque abbiano delle dimensioni che siano comprese fra i 3000 micron, quindi fra i 3 mm, e i 50 micron, quindi 0,05 mm. I filtri a cestello sono realizzati con cestelli all'interno del quale sono posizionate delle reti filtranti. Queste reti, che sono realizzate sia in acciaio ISI 316 sia in materiale plastico, hanno un'efficienza dell'85%. Quindi riusciamo a rimuovere tutte le particelle comprese fra i 3000 micron e i 50 micron almeno per l'85%. I filtri a cestello sono utilizzati come per trattamento di filtri autopulenti per evitare che particelle grossolane possano creare danni all'interno dei filtri autopulenti, quindi creare forti abrasioni sulle reti filtranti oppure andare a intasare gli scanner aspiranti che sono utilizzati all'interno dei filtri autopulenti per eseguire le operazioni di pulizia delle reti filtranti stesse. I filtri a cestello sono anche utilizzati per il pretrattamento dei filtri a sabbia, quindi per evitare che particelle grossolane e in grande quantità vadano a intasare rapidamente i filtri a sabbia e quindi accorcino i tempi di rigenerazione dei filtri a sabbia stessi, aumentando così il numero di cicli di lavaggio e il consumo dell'acqua. I filtri a cestello sono utilizzati anche come pretrattamento dei sistemi a resine, quindi sistemi di addolcimento e sistemi di demineralizzazione, per evitare anche in questo caso un intasamento dovuto a particelle che possono arrivare all'interno di questi sistemi. Sono utilizzati anche come pretrattamento di filtri a carbone per evitare proprio l'intasamento dei carboni stessi. I filtri a cestello sono anche utilizzati dopo i sistemi a resine di addolcimento e di demineralizzazione per evitare che resine o resine frantumate possono andare al servizio e quindi creare danni a tutto ciò che è dopo i sistemi di addolcimento o i sistemi di demineralizzazione. Questi sono i sistemi principali per cui vengono utilizzati i filtri a cestello. Ovviamente possono trovare tantissime altre applicazioni, ma in linea di massima, per quanto ci riguarda, queste sono le applicazioni più comuni per le quali vengono utilizzati i nostri filtri a cestello. Come funzionano i filtri a cestello? I filtri a cestello sono sistemi molto semplici. L'acqua entra all'interno del filtro, normalmente nella parte alta, entra all'interno del cestello e con una filtrazione interno-esterno l'acqua viene filtrata e le particelle rimangono all'interno del cestello stesso, che poi viene rimosso, lavato e poi reinserito nuovamente all'interno del contenitore. La rimozione del cestello filtrante dal contenitore è veramente molto semplice, così come lo è anche il lavaggio del cestello stesso, che può essere lavato sia dalla parte interna che dalla parte esterna con acqua corrente oppure anche con idropulitrici, purché non si intervenga in maniera molto ravvicinata con l'idropulitrice, proprio per evitare il danneggiamento delle reti filtranti stesse. Il vantaggio ovviamente dei filtri a cestello è quello di essere riutilizzato più e più volte, non come per le cartucce filtranti che sono solo usa e getta, e quindi il vantaggio dei filtri a cestello è proprio anche una questione economica.
Ecco perché l'applicazione dei filtri a cestello è particolarmente utile laddove all'interno dell'acqua c'è un quantitativo elevato di particelle e quindi lo solo utilizzo delle cartucce filtranti comporterebbe un consumo elevato delle cartucce filtranti stesse, che ovviamente viene notevolmente ridotto con l'utilizzo dei filtri a cestello, perché possono essere lavati e riutilizzati più e più volte. Per quanto ci riguarda possiamo dire che i nostri filtri a cestello hanno durate di anni, raramente ci capita di dover sostituire i cestelli filtranti perché sono andati incontro a usura o danneggiamenti dovuti al lavaggio. Ovviamente, come per tutte le cose, occorre avere una certa cura nell'effettuare le operazioni di manutenzione e di lavaggio delle reti filtranti, proprio per garantire che queste reti filtranti durino veramente anni e possano garantire ovviamente una elevata riduzione dei costi nei processi di filtrazione. I nostri filtri a cestello sono realizzati in due materiali diversi. Allora, per quello che riguarda le applicazioni su acque salmastre, i filtri a cestello sono realizzati in acciaio AISI 316, così come anche i cestelli filtranti posizionati all'interno e le reti che sono posizionate all'interno dei cestelli filtranti. Quindi per tutto ciò che riguarda le acque salmastre, il materiale normalmente più utilizzato è l'acciaio AISI 316. Per quanto riguarda invece l'applicazione dei filtri a cestello su acque di mare, abbiamo una linea completa di prodotti che è realizzata in polipropilene, con i cestelli filtranti posti all'interno in PVC e le reti in polipropilene. Quindi sia per acque salmastre sia per acque di mare abbiamo tutto un range completo di prodotti che possono soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Così come per tutti i nostri filtri a cartuccia, anche per i filtri a cestello, noi forniamo contenitori all'interno dei quali sono alloggiati singoli cestelli. Quando si devono realizzare sistemi ad alte portate, consigliamo, così come facciamo di solito per i filtri a cartuccia, di realizzare batterie di filtrazione costituite da diversi filtri a cestello. Ogni filtro a cestello che noi produciamo contiene all'interno un solo cestello filtrante e la realizzazione con batterie per poter soddisfare portate elevate consente di poter esercire l'impianto, quindi di poter garantire acqua all'utilizzo bypassando il filtro che è soggetto alla manutenzione, cioè soggetto all'estrazione del cestello, al lavaggio e quindi poi al riutilizzo. Le batterie filtranti consentono non solo di avere una continuità di flusso nel momento in cui si va a fare la manutenzione, ma consentono anche un deciso risparmio economico. La costruzione di filtri in serie di piccole dimensioni montati in batterie è sempre di gran lunga più conveniente che non la costruzione di filtri aventi all'interno cestelli multipli. Ovviamente questo dipende dal fatto che andando a realizzare contenitori di grandi dimensioni i costi di realizzazione dovuti agli spessori di flange e comunque carpenteria in genere è sicuramente molto rilevante. I filtri a cestello Everblue sono realizzati come tutti gli altri prodotti Everblue interamente in Italia e sono realizzati con materie prime europee. Questo vi garantisce un'elevata qualità costruttiva e un'elevata qualità delle materie prime. I filtri a cestello Everblue vi garantiscono quindi una facile manutenzione, elevate performance e vi consentono di ottimizzare tutti i vostri sistemi di filtrazione. I nostri tecnici e i nostri commerciali sono a vostra completa disposizione per supportarvi per tutte le vostre necessità.